Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Apidra Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Apidra? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Apidra durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Apidra? Apidra è un farmaco a base del principio attivo insulina-glulisina, appartenente alla categoria degli insuline e nello specifico insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Apidra può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Apidra 100 u/ml Soluz. Iniet. 5 cartucce 3 ml per Optipen Pro uso sotto cut. Apidra 100 u/ml Soluz. Iniet. SC5 penne pre-riempite solo Star 3 ml. Apidra 100 u/ml soluzione Iniet. 1 flaconcino 10 ml uso sotto cut. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi Aventis Deutschland GmbH. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: insulina-glulisina. Gruppo terapeutico: insuline. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento di pazienti adulti, adolescenti e bambini a partire dai 6 anni di età affetti da diabete mellito, laddove sia richiesto un trattamento con insulina. Posologia. La potenza di questo preparato è espressa in unità. Queste unità sono riferite solo ad Apidra e non corrispondono alle urine e alle unità utilizzate per esprimere la potenza di altri analoghi dell'insulina. Vedere paragrafo 5, 1. Apidra deve essere impiegato in regimi terapeutici che comprendano un'insulina ad azione intermedia o ad azione lenta oppure un analogo dell'insulina basale e può essere usato in concomitanza con ipoglicemizzanti orali. La dose di Apidra deve essere stabilita specificamente per ciascun paziente. Popolazioni particolari. Insufficienza renale. Le proprietà farmacocinetiche dell'insulina-glulisina vengono di solito mantenute nei pazienti che presentano una ridotta funzione renale. Tuttavia, il fabbisogno di insulina può essere ridotto in presenza di alterazione renale, vedere paragrafo 5, 2. Insufficienza epatica. Le proprietà farmacocinetiche dell'insulina-glulisina non sono state studiate in pazienti con diminuita funzionalità epatica. In pazienti con alterazioni della funzionalità epatica, il fabbisogno di insulina può essere diminuito a causa della ridotta capacità di gluconeogenesi e della riduzione del metabolismo dell'insulina. Anziani. Nei pazienti anziani con diabete mellito vi sono dati limitati di farmacocinetica. Il deterioramento della funzionalità renale può determinare una riduzione del fabbisogno di insulina. Popolazione pediatrica. Non vi sono sufficienti informazioni cliniche sull'impiego di Apidra in bambini al di sotto di 6 anni. Metodo di somministrazione. Apidra 100 unità/ml soluzione iniettabile in un flaconcino. Uso endovenoso. Apidra può essere somministrato per via endovenosa. Questo deve essere fatto da personale sanitario qualificato. Apidra non deve essere miscelato con soluzione glucosata o soluzione di ringiro con altre insuline. Infusione sottocutanea continua di insulina. Apidra può essere utilizzato per infusione sottocutanea continua, CSI, in sistemi in pompa adatti per l'infusione di insulina con cateteri e serbatoi appropriati. I pazienti che utilizzano CSI devono essere istruiti in maniera completa sull'utilizzo del sistema a pompa. Il set per l'infusione ed il serbatoio usati con Apidra devono essere sostituiti ogni 48 ore utilizzando tecniche assettiche. Queste istruzioni potrebbero differire dalle istruzioni generali fornite nel manuale della pompa. È importante che i pazienti seguano le istruzioni specifiche per Apidra quando stanno utilizzando Apidra. La mancata aderenza alle istruzioni specifiche per Apidra può causare eventi avversi gravi.
Quando viene utilizzato con una pompa da infusione di insulina, Apidra non deve essere miscelato con diluenti o con qualsiasi altra insulina. I pazienti che assumono Apidra tramite XI devono avere a disposizione un'insulina alternativa per i casi di malfunzionamento della pompa, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Apidra 100 unità/ml soluzione iniettabile in un flaconcino. Per maggiori dettagli circa l'utilizzo, vedere paragrafo 6, 6. Apidra 100 unità/ml soluzione iniettabile in una cartuccia. Apidra 100 unità/ml in cartucce è adatto soltanto per iniezioni sottocutanee con una penna riutilizzabile, vedere paragrafo 4, 4. Se è necessaria la somministrazione mediante siringa, iniezione endovenosa o pompa da infusione, deve essere utilizzato un flaconcino. Per maggiori dettagli circa l'utilizzo, vedere paragrafo 6, 6. Apidra Sulostar 100 unità/ml soluzione iniettabile in una penna pre-riempita. Apidra Sulostar 100 unità/ml in penna pre-riempita è adatto soltanto per iniezioni sottocutanee. Se è necessaria la somministrazione mediante siringa, iniezione endovenosa o pompa da infusione, deve essere utilizzato un flaconcino, vedere paragrafo 4, 4. Uso sottocutaneo. Apidra deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea poco prima o subito dopo i pasti, 0-15 minuti, o con una pompa da infusione sottocutanea continua. Apidra deve essere somministrato per via sottocutanea nella parete addominale, nella coscia o nel muscolo deltoide, oppure mediante infusione continua nella parete addominale. È necessario ruotare le sedi di iniezione e di infusione tra un'iniezione e la successiva entro un'area adatta per l'iniezione, addome, coscia o muscolo deltoide, per ridurre il rischio di lipodistrofia e amiloidosi cutanea, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Il tasso di assorbimento e, quindi, l'inizio dell'effetto e la durata d'azione potrebbero essere influenzati dalla sede di iniezione, dall'esercizio fisico e da altre variabili. L'iniezione sottocutanea nella parete addominale assicura un assorbimento leggermente più rapido rispetto ad altre sedi di iniezione, vedere paragrafo 5, 2. È necessaria cautela per assicurarsi che non sia stato penetrato un vaso. Dopo l'iniezione, il sito di iniezione non deve essere massaggiato. I pazienti devono essere istruiti circa la corretta tecnica di iniezione. Miscelazione con altre insuline. Apidra, quando somministrata mediante iniezione sottocutanea, non deve essere miscelato con altri prodotti medicinali ad eccezione dell'insulina umana NPH. Per maggiori informazioni circa la manipolazione, vedere paragrafo 6, 6. Prima di utilizzare Sulostar, leggere attentamente le istruzioni per l'uso inserite nel foglio illustrativo, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipoglicemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Il passaggio del paziente ad vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati ancora condotti studi sulle interazioni farmacocinetiche. In base alle conoscenze empiriche di prodotti medicinali simili, è improbabile che vi siano interazioni farmacologiche di rilevanza clinica. Certe sostanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Apidra durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Apidra durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati o vi sono dati limitati, esiti da meno di 300 gravidanze, riguardanti l'uso di insulina glulisina in donne in gravidanza. Studi sulla riproduzione animale non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Le capacità di concentrazione e di reazione del paziente possono risultare compromesse in seguito ad ipoglicemia o iperglicemia oppure, ad esempio, come conseguenza di un'alterazione visiva. Ciò potrebbe costituire un rischio in situazioni in cui le suddette capacità risultino di particolare importanza, ad esempio nella guida di veicoli e nell'uso di macchinari. I pazienti devono essere informati circa la necessità di adottare le dovute precauzioni per evitare l'insorgenza di ipoglicemia durante la guida di veicoli.
Ciò risulta di particolare rilevanza nei casi in cui la consapevolezza dei sintomi di ipoglicemia sia ridotta o assente o vi siano frequenti episodi di ipoglicemia. È importante considerare se sia o meno opportuno guidare in queste circostanze. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. L'ipoglicemia, che rappresenta la reazione avversa più frequente con la terapia insulinica, può verificarsi se la dose di insulina è troppo alta rispetto al fabbisogno. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Può verificarsi ipoglicemia dovuta ad un eccesso di attività insulinica relativa all'assunzione di cibi e al consumo di energia. Non esistono dati specifici riguardanti il sovradosaggio con insulina glulisina. Tuttavia, l'ipoglicemia può manifestarsi in fasi sequenziali. Trattamento. Lievi episodi ipoglicemici possono essere trattati mediante la somministrazione orale di glucosio o prodotti ricchi di zuccheri. Pertanto, si raccomanda al paziente diabetico di portare sempre con sé zollette di zucchero, dolciumi, biscotti o succhi di frutta zuccherati. Gli episodi ipoglicemici gravi, in cui il paziente perde lo stato di coscienza, possono essere trattati con glucagone, da 0,5 mg a 1 mg, per via intramuscolare o sottocutanea somministrato da una persona adeguatamente istruita, oppure con glucosio per via endovenosa somministrato da un operatore sanitario qualificato. Nel caso in cui il paziente non risponda al glucagone entro 10-15 minuti, è necessario somministrare anche glucosio per via endovenosa. Una volta riacquistato lo stato di coscienza, si raccomanda la somministrazione di carboidrati orali per prevenire recidive. Dopo l'iniezione di glucagone, il paziente deve essere tenuto sotto controllo in ospedale al fine di determinare la ragione del grave attacco ipoglicemico e prevenire altri episodi simili. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci usati nel diabete, insuline ed analoghi per iniezione, ad azione rapida. Codice ATC. A10AB06. Meccanismo d'azione. L'insulina glulisina è un analogo ricombinante dell'insulina umana equipotente all'insulina umana. Proprietà farmacocinetiche. Nell'insulina glulisina la sostituzione dell'aminoacido asparagina dell'insulina umana in posizione B3 con la lisina e della lisina in posizione B29 con l'acido glutammico favorisce un assorbimento più rapido. In 1. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non hanno rivelato dati di particolare tossicità oltre a quelli correlati all'attività farmacodinamica di abbassamento della glicemia, ipoglicemia, diversi da quelli dell'insulina umana regolare o di elenco degli eccipienti. Metacresolo, sodio cloruro, trumetamolo, polisorbato 20, acido cloridrico, concentrato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.